La relazione con un narcisista può essere distruttiva. Oggi però affronterò questo tipo di relazione non più dall'ottica della vittima, ma dal punto di vista della persona narcisista. Ciao, sono Patrizia Pietropalo e oggi ti parlerò di come vive la relazione il narcisista. Ti ho già parlato nei miei precedenti video dei tratti che caratterizzano il soggetto narcisista o di come scoprire per esempio se hai una relazione con lui e puoi trovare questi video nella playlist del mio canale. Le caratteristiche del soggetto narcisista, come la mancanza di empatia, la manipolazione, il suo senso di superiorità per esempio, lo rendono una persona poco adatta o non adatta alle relazioni, o per meglio dire una persona non adatta ad instaurare una relazione sana e funzionale. Ma allora il narcisista come vede una relazione affettiva? Il narcisista vive e vede la relazione in modo molto diverso da come la vivono le altre persone e anche e soprattutto da come di sicuro la vive e la vede il proprio partner. Quella con un narcisista non la si può definire una vera e propria relazione sana e purtroppo spesso di questo ti rendi conto solo dopo. Infatti, per una persona narcisista, il soddisfacimento dei propri bisogni viene prima di tutto e i bisogni del partner, quelli non vengono nemmeno tenuti in considerazione. La relazione serve al narcisista per soddisfare i suoi bisogni e per ottenere questo risultato usa diverse tecniche. Questo però non vuol dire che dietro ci sia un vero e proprio ragionamento o una strategia pianificata a freddo. Ormai queste tecniche vengono usate in automatico, guarda un po', perché sono state assimilate nella sua personalità. Il partner non viene considerato come una persona a sé stante, ma solo come un mezzo, sì, hai capito bene, un mezzo per soddisfare i propri bisogni e a questo punto viene quindi anche visto e valutato in base alle sue capacità di soddisfarli. Di conseguenza può anche accadere questo, che se il narcisista trova un altro potenziale partner in grado di soddisfare meglio le sue esigenze, a questo punto si ha un affiancamento e quindi i due partner vengono frequentati contemporaneamente o si scarta il primo per il nuovo. In pratica il partner serve per avere un costante rifornimento che soddisfi le sue necessità. Poi assolutamente il narcisista non può mai essere messo in discussione, non perderci nemmeno tempo e fatica, non lo accetta. Quindi è inutile che tu provi a evidenziare i suoi errori o anche i suoi problemi. Il narcisista non è in grado di amare veramente, anche se ritiene di esserne capace e di fare tutto il necessario affinché la relazione funzioni. Alla fine, ogni volta che succede qualcosa, è sempre convinto che sia l'altro a sbagliare. E il pensiero che l'altro sbagli dipende infatti dal suo ego narcisistico, che impedisce a questo tipo di persone di riconoscere i propri problemi, permettendo loro oltretutto di ritagliarsi il ruolo di vittime. Il descrivere se stesso come vittima nell'ambito di una relazione sia presente che passata permette al narcisista di salvaguardare la sua immagine con te, ma anche e soprattutto sociale, di ricevere attenzione e comprensione. Questo vittimismo poi, sia nell'ambito della relazione affettiva che anche in altri ambiti, si evidenzia infine come una vera e propria manipolazione. Perché ricordati sempre che un narcisista vive la relazione mentendo, spesso anche a se stesso, ma sempre di sicuro a te e agli altri. La menzogna infatti è alla base di ogni buona manipolazione purtroppo e la manipolazione è la sua strategia preferita. Questo mentire poi non è detto che si manifesti sempre con il raccontare la sua grandezza o la sua superiorità, può anche decidere di raccontare le sue disgrazie, vero o presunte che siano, se questo serve a ottenere i suoi scopi. E non importa se il suo comportamento arriva a creare dolore al partner. Il narcisista nemmeno se ne accorge. L'unico dolore che eventualmente conta qualcosa è il suo. E va anche detto che un narcisista può sviluppare però, se non proprio affetto, almeno dei sentimenti positivi verso il partner, anche se solitamente purtroppo questi durano poco. Perché? In particolare il partner a un certo punto, per un motivo o per un altro, potrebbe non soddisfare più i suoi bisogni, oppure potrebbe annoiarlo o non farlo sentire sufficientemente importante. Devi anche tenere conto che legarsi ad un'altra persona per tutta la vita poi non è assolutamente nella sua indole, perché fuori
c'è un mondo intero di possibili conquiste. Tieni conto che il modello di pensiero del narcisista, il modello di pensiero quindi che lo caratterizza, emerge purtroppo non solo nella relazione con un partner, ma anche nel suo lavoro, nell'amicizia e nella vita quotidiana. E se per un qualunque motivo una persona narcisista è parte della tua vita, comprendere questi schemi di pensiero ti permetterà di riconoscerli e di proteggerti in qualche modo dai suoi giochi di potere e dalle sue manipolazioni, così da permetterti anche di stabilire dei confini, affrontando il problema e salvaguardando la tua integrità. Non dimenticandoti però, ed è doveroso dirlo, che la persona narcisista è malata ed è comunque una persona che sta soffrendo di un disturbo. Avrà quindi precluse molte delle esperienze positive e emotive che contraddistinguono la tua vita e la vita di ogni persona serena. Ciao, a presto!